Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi siamo qui per qualcosa di speciale che forse mi risolverà problemi che ho avuto ultimamente, e sto parlando dei problemi con la connessione internet. Per chi mi segue già sui social sa che da quando mi sono trasferito in questa casa nuova ho avuto un sacco di problemi con la connessione. Mi sono ritrovato a pensare di poter allacciare una linea internet al non poterlo fare. Mi sono ritrovato a provare diversi gestori per una linea FWA, quindi con antenna. Ho avuto un sacco di casini anche lì perché la connessione non viene. Io mi trovo al mare, a 3 km dal mare, quindi attaccato al mare, ma sono in una insenatura dentro a una montagna. Come potete vedere sono proprio dentro a una montagna, e la cosa bella è che tipo di là dietro c'è le antenne del 5G. Almeno c'è una vista mozzafiato. Però questo mi comporta a aver avuto grossi problemi, a non poter mettere una linea internet. E io che lavoro col computer, carico video, ma lavoro anche in altri ambiti nella quale mi serve trasferire comunque video o fare caricamenti di video, senza contare comunque le live che faccio su TikTok, che voglio iniziare a fare su Twitch, e tutte quelle cose che serve una linea anche potente. Quindi dopo averne provate di tutti i colori, adesso poi ve ne andrò a parlare, mi sono affidato a Elon Musk. E sì ragazzi, è arrivato lo Starlink, andremo a testarlo assieme e a vedere anche subito le prime impressioni. Scopriremo assieme se mi dà quello che mi serve. Oltre lo Starlink è arrivato anche questo pacchettino che adesso vi faccio vedere. È praticamente il supporto, perché ora andremo ad aprire lo Starlink assieme. Io non ancora l'ho guardato, ma di solito dentro c'è il tripiede o quadripiede da poterlo appoggiare. Ho un tetto piatto sopra io, come le case americane, ma è fatto di mattonelline, non voglio spaccarle tutte, quindi ho preso questo aggancio da parete da poter attaccare. Adesso vedo se sulla parte fuori del terrazzo o sulla parte sopra. Adesso vi faccio vedere comunque tutto, così capite. Solo che quello originale costava 70 euro o 90 euro in base a quello che andavi a prendere, quindi ne ho trovato uno che è una riproduzione sempre per Starlink, versione cinese, a 40 euro da Amazon. Andremo a vedere se va bene. La cosa figa è che ha gli attacchi appunto per lo Starlink. Allora ragazzuoli, voglio iniziare intanto dal pacchettino. Qui vediamo, l'avevo già aperto prima, però vi faccio vedere cosa comprende. Vabbè, ci sono le viti e i vari tasselli da andare a attaccare al muro, e c'è l'attacco da parete. Questo è quello corto, non so se sono tipo 6 centimetri questa parte. È bello spesso, le saldature sembrano fatte bene, e ha appunto qua i due gancini, che sono i due buchini. Poi andremo a vedere in teoria l'antenna appunto Starlink, al tubo che si infila qua con i due pernini che escono, ed è fatta apposta. Adesso andiamo a vedere, speriamo sia così. È giusto, perché il mio muretto sopra, sia con l'attacco sopra il tetto sia che scendo dal terrazzo, appunto arriva tipo qua, quindi andrebbe pari sotto con l'antenna che appunto spunta fuori. Ma ora ragazzi sono emozionato, andiamo ad aprire l'antennone. Allora vi dico che ora c'era un mega sconto, vuol dire che l'antenna al posto di 400 euro, qualcosa giù di lì, costava 225, e l'abbonamento è sceso da 50 euro al mese a 40. C'era anche un'altra offerta, al momento ho optato per quella, o è vero, non ho comprato l'antenna, l'ho affittata. L'affitto dell'antenna costa 10 euro al mese. Ho fatto il calcolo che per arrivare comunque a 225 euro ci vogliono 1 anno e 10 mesi, se non ricordo male, più i 40 euro d'abbonamento sono 50 euro al mese. Adesso vedo, magari la tengo un mesetto, poi magari scrivo direttamente a loro tramite app, o vedo, ci sarà comunque un modo per poterlo fare, e al posto di pagare l'abbonamento comprarne una. E vedo un attimo, non volevo comunque spendere 225 per un'antenna che magari nel tempo magari di 1 anno e mezzo, 2, mi attaccano la linea. Visto che fa ridere, ma le case di fronte alla mia strada hanno la linea internet, probabilmente uno schifo misto rame, ma ce l'hanno, invece da me non possono tirare i cavi. Andiamo ad aprire la confezione. Per ora ho optato così, come detto, e vedremo se avrò fatto bene o no. Allora voglio andarla ad aprire assieme e vedere il suo contenuto. Ok, sbam ragazzuoli. Allora sembra nuova a vedersi così, adesso vedo, no, non credo, perché no, questa è polvere della scatola. Molte persone ho visto che si sono lamentate, tra virgolette, di riceverla usata, anche se acquistata. Io per quello che l'ho voluta affittare, perché magari comunque arriva lo stesso usata,
e vabbè, fanculo, mi devo comprare un'antenna, voglio che mi duri, arriva già usata, magari ha preso botte, è stata trattata di merda, eccetera eccetera. Allora andiamo a vedere, questo sembra totalmente nuovo, come vedete, molto molto bello, però appunto vi arriva questo, e se non avete un tetto come il mio, quindi come le classiche case americane, ce l'avete un po' in quel posto, perché non è che potete andarla ad appendere al muro. Bello pesantino, tiriamo fuori l'antenna. Allora, come vedete ci sono già delle ditate, è già bello zozzo. Non so, secondo me potrebbe essere usata, potevano dargli una pulita migliore. Come vedete qua ci sono delle ditate, poi sì, c'è tutta questa polvere, ma è la polvere di questa confezione che ha lasciato giù, poi magari è stato al freddo chissà dove. Questa è l'antenna, come vedete ha l'attacco, ne ha solo uno, quindi di clippettino. Allora, eccolo qua, c'ha due lati, quindi può essere attaccato da un lato o dall'altra, e come vedete appunto si va a incastrare più o meno, rimane un po' di schifo, però si va a incastrare. Ok, sì, no, vabbè, comunque il vento non lo porta via se regge al muro tutto il resto. Non è pesantissima, ma non è neanche comunque super super leggera. Vediamo cos'altro c'è nella confezione. Il libretto di istruzioni, molto molto bello, semplice. Semplicemente ti fanno vedere di posizionarla, attaccarla qui al router, niente, poi ti connetti tutto con l'applicazione, ti aiuta direttamente l'applicazione e dicendoti cosa devi fare. Ci sono anche gli adesivi, no, che figata raga, questi non lo sapevo, bellissimi, con i gattini sopra, io poi che sono un amante dei gatti, top. Qui vediamo il cavo che dovrebbero essere circa 20, a meno, circa, dovrebbero essere 20 metri. Qua poi dovrò fare un bel buco al muro per ovviamente farlo entrare in casa. Qui c'è il connettore che adesso è coperto e qui c'è il routerino. Guardate che bello, questo sembra proprio nuovo, 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 con l'attacco ovviamente per la presa elettrica e ovviamente l'altra estremità che è questa qua dell'antenna che andrà lì sotto. Non ha il cavo LAN, bisogna comprarla a parte, sono altri forse 40 e passa euro. Questo modulino lo farò arrivare direttamente nel mio ufficio, quindi nel senso la linea dovrebbe essere più che potente. Qui sotto invece troviamo appunto l'altro cavetto che è quello della presa elettrica. Ragazzuoli, che dire, direi di prendere tutto, portare tutto sopra il terrazzo e iniziare a fare almeno i test, vedere intanto dove collegarlo, il cavo fin dove arriva, lo butterò giù dal terrazzo, appunto uscirà qua dal balcone da dove siamo usciti prima e faremo i primi test per vedere intanto se funziona. Ci troviamo sul mio terrazzo con l'applicazione, la cosa figa è che puoi testare tramite telefono se dove andrai appunto a mettere l'antenna è un punto ideale per beccare tutti i satelliti. E qua davanti alla montagna, ma ho fatto tutti i vari test e li prendeva perfettamente, la montagna non dava fastidio. Inizialmente ho detto la posiziono qui col tripiede, quadripiede, la metto qui, massimo dovrò fare un piccolo rialzino qui per attaccarla. Alla fine però ho voluto comprare quell'aggancio in modo da poterla appunto attaccare qua direttamente, però visto che non la vorrei davanti alle palle ho pensato anche di attaccarla esattamente qua sopra, così l'antenna sta sopra là direttamente, più in alto, prende sicuramente bene. L'unica cosa che devo vedere se il cavo di 20 metri da lì arriva fino giù. Guardate che figata, beccata così random. Dicevo, la dovrei fare passare tutto qua sotto in modo da ovviamente farlo scendere poi qua dal balcone e farlo arrivare giù, anche perché non è che posso lasciare un cavo qua in mezzo in linea retta. Adesso vediamo, anche se probabilmente l'attaccherò direttamente lì. Allora, visto che intanto col telefono avevo provato a metterla lì, adesso sposterò questo tavolo, lo metto lì, perché intanto almeno la provo, perché ovviamente non vado a fare i buchi nel muro e poi magari non funziona, non mi prende per un qualsiasi caso strano, anche perché l'ultima soluzione se no non so dove sbattere la testa. Vorrei vedere se invece attaccandola, anche perché comunque sono abbastanza un pirla, visto che questo è piccolo, ci sta perfetto qua, cioè ci sta veramente perfetto. Solo che ovviamente ho l'ansia che cada giù, dai, arriva una folata di vento. A dire la verità mi sembra nuovo, anche se dietro c'aveva delle ditate, ma magari semplicemente per come è stata chiusa o altro, perché il cavo sembra nuovissimo, cioè se fosse stato usato, stato rimasto fuori, avrebbe qualche segno di usura. Pensando che se la piazzo qua, al momento, e questo lo faccio passare tutto di là, direi che ci va e avanza pure, però dovrei metterlo là sopra. Stavo buttando giù appunto il cavo da di là, sembra che se anche l'attaccassi tipo lì in alto andrebbe bene, se no ce l'avrei lì davanti alle balle più che altro. Ok, allora venite con me che adesso porto l'altro pezzo e attacco queste qua, però avanti giù un paio di volte. Devo vedere se ci arriva, perché se no sarebbe top attaccarla appunto là sopra come vi dicevo. L'ufficio è di qui, e appoggio qui. Allora questo poi, boh,
piazziamo un po' random, questo lo colleghiamo, perché poi c'è da capire dove verranno fatti i buchi. Allora questo va spinto qua dentro, c'è anche una parte per non farci entrare l'acqua, comunque ultra super stagno, è proprio bellino. Questo è proprio da design, da lasciare anche attaccato lì. Infatti se ci arriva qua sulla scrivania, se no poi ho visto che vendono anche gli attacchi da muro, lo attacco tipo qua. Adesso sì, scusate qua che c'è in mezzo il bordello, ma questo lo uso per fare palestra, ancora non ho finito neanche questa stanza, devo ancora appendere gli specchi, devo ancora prendere un mobiletto da mettere qui. Serve un asciugo, tac, va che bellina, ce l'ho anche nera. Questo è collegato, vediamo adesso il cavo che ho lanciato giù, arriva qua. Allora da lì passa, arriva al pelo. Lo facessi entrare dal salotto e lasciassi il router lì in salotto sarebbe top, perché prenderebbe un po' bene in tutta la casa, però a me serve principalmente in ufficio, cioè nel senso io ci gioco anche col PC, quindi a sto punto lo piazzo veramente lì sopra al bordino, lo attacco lì che è anche più facile da attaccare. Faccio scendere il cavo qua e poi devo trovare il modo di farlo entrare, perché qui ho la caldaia, qui ci sono i vari tubi gas, acqua e lì robe elettriche, devo riuscire a farlo entrare da qua o piuttosto farlo passare da lì e farlo entrare da qua, ma qua dietro c'è il termosifone, ragazzi, che non è uno scherzo neanche questo. Devo tornare su, spostare di nuovo tutto, tornare giù, attaccare il cavo e poi far partire il setting direttamente dall'applicazione. Lo lascio qui per testarlo, mi metto un po' ansia. Non verrà una folata di vento pazzesca adesso. Per farlo partire però torno su, che lo tengo. In realtà ho messo il tavolo, però rimane più in basso. Quindi voglio provare a lasciarlo da lì sopra. Ok ragazzuoli, ho rispostato il tavolo. Siamo pronti? Giù ho collegato il tutto. Startiamo, facciamo partire l'applicazione, vediamo cosa mi dice. Tutto qui un po' in ansia sto coso. Un attimo così, poi comunque lo andrò a attaccare appunto qua, quindi rimane più o meno alla stessa altezza. Allora registrerò anche lo schermo così vi faccio vedere. Avvia configurazione, standard, questa, conferma. So già dove installarla? Sì. Qua avevamo già visto che era buono. L'antenna Starlink è configurata. La mia antenna Starlink è accesa. Collega l'antenna Starlink e il router, già fatto. Connetti tutti i cavi inclusi nel kit. Connettiti alla rete wifi di Starlink. Connettiti alla rete wifi di Starlink per impostazione del dispositivo e torna indietro. Potresti dover attendere 30 secondi prima che sia visibile. Apri le impostazioni. Wifi. Starlink è già presente. Prende total, anche se comunque è giù. Ah no, ok, adesso nessuna connessione. Perfetto. Però mi ha detto che dovevo attendere. Connessione in corso. Stiamo stabilendo la connessione alla rete Starlink. Vediamo se si muove. Ok, l'antenna Starlink è collegata correttamente. Il telefono è connesso alla rete Starlink. Ora colleghiamo l'antenna Starlink e internet e ottimizziamo la configurazione. Facciamo continua. Router non configurato. Tocca per completare la configurazione del router Starlink. Antenna Starlink scollegato in fase di riavvio. La mia rete Wi-Fi Starlink. Nome della rete. Ombra Starlink. Password, applicazione delle impostazioni in corso. Stiamo riavviando la rete Wi-Fi per implementare le nuove impostazioni. La rete operazione richiederà circa un minuto. Attendiamo ragazzi. È bello pensare che siamo arrivati al poterci connettere da ovunque nel mondo quasi, perché Starlink non è disponibile ancora per tutti i paesi nel mondo, soprattutto in certi paesi asiatici, visto che è una cosa americana e sapete un po' come va lì, ma anche se stai in mezzo a un deserto, perché in Africa è possibile averlo, o comunque in mezzo alle montagne più disperso dove non arriva la linea, e vi dico io non sono in mezzo, qua dietro c'ho le case, a neanche 3 km c'è il mare. Oh ragazzi, si è mossa, ok, si sta muovendo, top, è partito, infatti qua mi ero perso. Ok, facciamo connetti, accedi, bam, ragazzi, online, mi dice che siamo online. Aggiornamento del software, aggiorniamo. Puoi aggiornare ora, questo aggiornamento è necessario per utilizzare il modo mesh con il router Starlink. Ok, facciamo anche l'aggiornamento. Ok, online ragazzi, siamo tornati online. Facciamo un test di velocità da qui. Al momento vi ricordo che il router si trova sotto comunque, e queste pareti sono più di 40 cm, che è il momento da cui mi dà un po' bassino. 45, adesso andiamo giù comunque a testarlo. Ha già molto di più di quanto ho avuto fino adesso. 12 in upload, latenza 25. Voglio provare prima a fare il test, l'applicazione appunto di speed test di Ookla, e poi andiamo giù in fianco al router appunto, perché ci credo che qua prenda meno, c'è di mezzo il mondo. Ok, andiamo giù e riproviamo i test in fianco al router. Ok ragazzi, stavo rifacendo adesso un test direttamente da PC, 127 in download, in diretta, ok, 6 e 7, vabbè, l'upload è andato un po' scarsino, prima andava di più, certi momenti va a 20, altri meno. Download fino adesso mi arrivava a 70, 60 e adesso con questo test 127, top ragazzi, non vedevo un download così veloce da quando ho cambiato casa. Adesso vi porto di là in stanza dove c'è in realtà l'altro router SIM di Alp Sim, poi ve ne parlo magari, e facciamo un test per vedere un attimo come appunto
andava a quest'ora quel router lì con una SIM interna. Riconnettiamo il telefono all'altro wifi, che adesso come router io sto usando il mio telefono, ragazzi, poi vi spiego un attimo tutto. Abbiamo adesso un test con speed test e mi dà 54 al momento in download, che comunque poco non è, ma questo è l'ultimo orario buono, perché tra poco la gente torna a casa magari da lavoro, eccetera eccetera, e di solito è pessimo, arriva ad avere uno in download, ragazzi, a volte uno in download, meno di uno in upload. Download adesso, cioè upload, scusatemi, da 7,97, qua vedete i risultati, e già va alla grande. L'unico problema è che, come detto in altri orari, è già strano che adesso mi dà così tanto, e mi dà così tanto comunque perché la SIM è dentro il telefono. Fa ridere la cosa, ma finché era dentro al router, e ho cambiato 2 router, uno pure in 5G, andava peggio, cioè non riesco a capire, non è neanche un telefono di ultima generazione, non ha il 5G, è un Huawei, cos'è, l'ho preso dopo il Covid, mi pare, quindi è nel 2020, e non lo so, va meglio che un router, non sono riuscito a capire come mai, non posso comunque portarlo di là perché la stanza di là è quella dove prende peggio. Il posizionamento migliore dove prende è questo, esattamente lì, perché già su quell'altra finestra non prende uguale, ragazzi. È allucinante sta cosa. Adesso abbiamo beccato in un momento in cui va, e sta andando anche decisamente bene, comunque 50 in download, fa cagare, ma comunque ci puoi già fare un sacco di cose. Adesso riprovo nuovamente qua da telefono, mi ricollego a Starlink, mi ha già dimostrato di andare 3 volte di più di quanto mi va l'altro. Infatti adesso il video non lo chiuderò qui, lo testerò per qualche giorno, adesso credo che comunque farò i buchi sopra e la tengo, testerò ovviamente anche più tardi in altri orari, e notturno e magari al mattino, eccetera eccetera, per vedere cosa cambia. Rifacciamo il test, 17 in upload e 80 in download, che comunque è sicuramente meglio. Adesso comunque poi farò un po' di test e vi farò vedere, comunque vi metterò qua nel video di seguito, magari qualche giorno successivo, magari orari diversi. Quello che vi stavo dicendo è che ho preso prima degli altri router, ho preso un Tenda 5G che era pure in sconto, non mi ricordo se costava quasi sui 300 euro, 270, una roba del genere. L'ho subito rimandato indietro ad Amazon perché, cosa veramente strana, se qualcuno sa il perché scrivetemelo sotto, ogni volta che provavo a connetterlo mi crashava il computer, ma mi crashava, ogni volta che mettevo la password crashava il PC, schermo verde, non blu, però adesso c'è anche quello verde, da quello che ho capito, che ho provato a ripristinare tutto il computer da capo, cancellato tutto, l'ho riportato ai dati di fabbrica perché pensavo fosse un problema del PC, appena ripristinato tutto da capo, riconnetto, ricrasha ancora. Un paio di volte ce l'ha fatta a connettersi senza crashare, ma andava comunque di merda, anche se l'antenna 5G ce l'ho qua a meno di 1 chilometro in alto sulla montagna, ma io, come vi ho fatto vedere, ho davanti quel pezzo qua di montagna, quindi mi va a schermare tutto, c'è montagna e alberi ed è un casino. Al che ho rimandato indietro quello, ho preso un altro router da 190 euro, solo 4G, ho provato, andava tanto uguale all'altro, però almeno non crashava. Ho provato a prendere un'antenna 4 e 5G da posizionare appunto sul tetto portando giù i 2 cavi e collegandoli, andava meglio, arrivava ai 60-70, ma comunque andava di schifo lo stesso, perché in linea d'aria c'ho sempre davanti quella maledetta montagna, quindi a meno che non prendevo un palo di 40 metri per superare la montagna, non riuscivo a cavarne un ragno dal buco, come si suol dire. La cosa bella è che se mi metto con il mio iPhone, con il 5G, nell'angolino di là dove ho le antenne, non dove ho messo adesso questa, dalla parte opposta, mi ha fatto 170 in download. Ma come cazzo è possibile? Cioè, solo con il telefono, raga, solo con il telefono, con quella SIM, dico, con la SIM di AlpSIM, però non c'è soluzione, cioè o prendo un telefono, lo incollo lì fuori, poi ci attacco un cavo. In realtà, allora, ho visto delle altre antenne, più router, tutto 5G, proprio l'antenna da mettere dentro direttamente la SIM e con il cavo arrivava giù direttamente al router, prezzi che però sfioravano i 4 e 500, se no addirittura 600 euro per appunto sia antenna che router, e poi non era detto che funzionava, quindi ho voluto optare per questo, che va tramite satellite. Come avete visto è tutto libero perché i satelliti li prende proprio sopra, la montagna non è davanti. Adesso attendiamo in questi giorni, facciamo un po' di test, vediamo un attimo come va. Chiudo qua al momento, ma vi lascio sicuramente alle riprese dei giorni successivi o magari direttamente già di stasera se c'è qualche novità bella. Ragazzoli, buongiorno! Sono passati ben 2 mesi, non ho più fatto aggiornamenti perché ho fatto un sacco di altre cose e nel mentre ho voluto testare bene l'antenna. Ci sono state delle novità, o è vero, ho comprato anche
l'adattatore, quello per il cavo LAN, quindi adesso appunto sono collegato direttamente con il cavo LAN. Questo perché? Non perché non andasse, l'antenna nei giorni successivi, man mano che si stabilizzava, ha preso ad andare sempre meglio, arrivando anche a 180-190 in download e quei 12-15 in upload. Da telefono invece me ne dà molto di più, non ho capito, probabilmente è l'antenna del PC, anche se l'antenna esterna del PC era nuova, perché l'avevo appena comprata e ci ho speso anche un po', però visto che mi ha dato qualche problemino anche quell'antenna, non so se è un difetto dell'antenna in sé o probabilmente l'attacco del mio PC che si sta scassando. Dopo una settimana o due che andava egregiamente, ho avuto una settimana che dai punti 150-180 in download mi è calato a 60 in download e ho detto cazzarola, non c'era neanche quel tempo orribile, anzi i giorni che c'era del tempo orribile era andato molto meglio. Ho provato anche a spegnere e accendere appunto il router, ho provato a fare un po' di cose fino a quando mi sono accorto che a volte appunto l'antenna, quella collegata al PC esterna, non si collegava bene e probabilmente il problema era quello, ma nel mentre io mi ero ordinato l'adattatore, quegli altri 40-45 euro in più, non solo per quel fatto ma anche perché andava tutto egregiamente con 180 in download. Ho iniziato a far live su Twitch, lì c'è stato l'unico problema: il ping, non essendo sempre stabile e andante tra i 60 e gli 80 o 90, a volte toccava anche i 100, ovviamente facendo live c'erano delle perdite di bitrate, di frame, eccetera eccetera, quindi ho voluto provare a investire ancora per vedere appunto se se il fatto di averlo collegato aveva meno perdita di segnale e un po' più velocità anche in ping. Ho usato anche tanto per giocare, io gioco ad Apex Legend, ovviamente non gioco da pro player, quindi è capitato ogni tanto che ci fosse qualche micro laghettino, sempre dovuto al ping, ma vi posso dire che non c'erano più di tanti lag, ma addirittura chi appunto vedeva la live non se ne accorgeva. E vi dico, da quando è arrivato l'adattatore, raga, è stato un cambiamento totale. Col totale funzionamento di Starlink vi consiglio di prendere anche l'adattatore. Il download è passato da quei 100, 130, 180, è passato a 200, 300, una volta è arrivato a sfiorare i 400 in download, ragazzi. Cioè, vi giuro, non ci credevo. L'upload è migliorato di un pochino, non di così tanto, a dir la verità, è migliorato molto il download. Sicuramente adesso è tutto più stabile, sia upload che download. Il ping sta sotto i 50 di norma, quindi adesso anche giocare e fare live è top, direi. Alla fine l'antenna, non so se poi vi avevo fatto vedere che l'avevo collegata e l'ho collegata lì sopra. È rimasto l'attacco questo qua che avevo preso fake, tra virgolette, da Amazon. Vi ricordo che vi lascio il link sotto delle varie cose. Ha retto e regge da Dio. Alla fine il cavo l'ho fatto scendere di qua, l'ho collegato con delle fascette al tubo qua dell'acqua, va giù qui, alla fine l'abbiamo fatto entrare qua. Qua c'era la cassettina con dentro appunto tutti i vari tubi dell'acqua e del gas per il boiler qua sopra. Abbiamo fatto questo buco facendolo passare proprio in mezzo ai tubi da fuori, almeno non rischiavamo di beccare qualcosa che potesse dar problemi o rompere qualche tubo, e da lì fuori appunto ho fatto entrare direttamente qua dietro. Adesso vi sposto un attimo qui il mobile. Vedete, abbiamo fatto un buco. Adesso avevo comprato anche questo coso che dovevo usarlo per coprire, incollarlo lì e colorarlo anche di grigio come il muro. Il cavo esce direttamente da lì. Alla fine per il momento ci ho messo davanti questo mobile, quindi diciamo che il buco l'abbiamo fatto lì, è perfetto, esce lì dietro, lì c'è il mobile, non si vede nemmeno, è il top. Con il ragazzo che è venuto qui a farmi il buco ho dovuto andare a comprare una punta apposta più larga, perché comunque il cavo è abbastanza spesso, comunque non tanto il cavo ma il connettore, e bisogna farlo passare dal muro, non dalla parte che va ovviamente al modem, ma bisogna staccare il connettore direttamente dall'antenna perché è un po' più sottile, però comunque rimane bello grosso. L'abbiamo fatto passare direttamente dal buco. Ricordatevi di mettere il tappino sulla punta del connettore, il tappino che trovate già direttamente dentro la confezione, perché sennò facendolo passare dentro al muro magari andate a rovinare appunto il connettore in sé. E niente ragazzoli, che dire, top, è stata la salvezza, veramente è stata la salvezza. Se non fossi passato a Starlink non so come avrei fatto fare un sacco di cose che sto facendo. Sto adesso lavorando al triplo del ritmo di prima. Nel 2024 una linea è anche potente
serve per qualsiasi cosa. Prima non riuscivo neanche a guardarmi una live su Twitch alla sera perché mi continuava a laggare, a volte dovevo metterla addirittura in 360, ragazzi, non sto scherzando, ma con la SIM che avevo non c'era soluzione. Ora posso guardarmi con quasi 400 in download, ok che 400 non ci arriva sempre, ma sopra i 200, sopra i 300 anche a volte ci sta. Posso fare tutto, ragazzi, posso aprirmi 10 video in 4K mentre mi guardo 5 live e regge assolutamente tutto. L'upload da telefono, non so, mi segna ogni volta che faccio il test, arriva fino a 35 in upload, poi comunque quando carico non so se li vedo tutti quei 35, da PC adesso anche con il cavo rimane comunque sempre sui 15, a volte 20, non è mai andato più di tanto su. C'è da dire che nell'ultimo periodo Elon Musk sul sito hanno migliorato ulteriormente ancora appunto il ping, quindi è fisso sui 50 all'incirca. Io spesso sono sotto anche quando gioco, però stanno continuando a portare modifiche. Per ora ho pagato già 2 mensilità. Lo consiglio sì se vivete in un posto che come me non ci sono altre possibilità, ma lo consiglio anche piuttosto che tutti quei mezzucci che usano oggi, magari Vodafone, Eolo, di qua e di là. Poi magari a qualcuno funzionano anche bene, non dico assolutamente di no, ho visto video di persone alla quale funzionano bene ma hanno l'antenna dritta di fronte a casa loro e grazie, in quella condizione direi che va bene più o meno tutto. Alpsim ovviamente per quello che l'ho testata io, per il mio problema non mi ha dato quello che mi doveva, sicuramente penso sia uno dei migliori al momento, almeno tra quelli che conosco, visto che non ha vincoli di contratti. Infatti il giorno in cui mi è arrivato questo e 2 giorni dopo che ho montato appunto Starlink, ho mandato un messaggio a loro, ho seguito tutta la roba che dovevo fare, molto semplice, basta, me l'hanno scollegato alla fine dell'ultima mensilità che avevo pagato, molto semplice, veloce, e sono certo che funziona veramente bene a chi si trova magari in condizioni appunto diverse dalla mia. Che dire ragazzuoli, anche questo video è durato fin troppo, ma volevo parlarvi bene di un po' tutta la mia problematica, di cosa era successo, di tutti i vari modi che avevo provato per venirne fuori, e alla fine mi sono appoggiato ad Elon Musk che penso possa solo andare meglio. Più si va avanti, più ovviamente le linee magari saranno più potenti. Ci sono diversi tipi di abbonamento, io ho quello comunque standard, c'è anche quello low budget, diciamo, che paghi ancora meno, però nelle ore di punta ovviamente danno priorità alle persone che pagano di più. Poi ci sono anche altri che costano ancora di più, lì c'è la linea sempre super ultra iper potente, ma in quei casi penso che solo magari un'azienda o l'upload fosse un pelo di più, ma confido in loro, magari riescono a migliorare sicuramente le performance anche dell'upload. Il ping stanno ancora migliorando. Se avete la possibilità di mettere la fibra ovviamente scegliete quella. Guardate sempre perché molti offrono la fibra, da molti va a 20 in download a dir tanto, se non anche meno, quindi cioè in quel caso allora sì, appoggiatevi a qualcos'altro piuttosto che allacciare una linea fissa se poi non vi funziona. Spero che questo video vi sia stato utile, magari a prendere decisioni su cosa usare. Scrivetemi qua sotto se avete domande o qualsiasi altra cosa. Io vi ricordo che sotto trovate tutti i link ai miei altri social. Non saprei che altro aggiungere, nient'altro. Bella!